ricalibrare l'essere umano. Crion canalizzato da lei Carroll. Red Air, Alberta, Canada, 7 gennaio 2012. Canalizzazione dal vivo. Per aiutare il lettore, la canalizzazione è stata rielaborata da lei e Crion al fine di fornire una maggiore chiarezza. Spesso, ciò che avviene dal vivo ha in sé una propria energia e trasmette un genere di comunicazione, che la pagina scritta non rende. Quindi, godetevi questo messaggio perfezionato, trasmesso a Red Air, Canada, il 7 gennaio 2012. Saluti, miei cari, io sono Crion del servizio magnetico. Sembra solo un attimo fa, che vi dissi ci sarebbero stati dei cambiamenti in sala e riesco a sentirli? La caratteristica di coloro che provengono dall'altra parte del velo è la compassione. Però, ci sono sempre delle domande. Qualcuno chiede come faccio a sapere chi viene a trovarmi? Ho paura di questo o di quello e, quando canalizzo e apro la bocca, non so che cosa succederà. Lascio entrare qualsiasi energia dell'universo? E noi rispondiamo, commettere da parte vostra, pensare che gli angeli, che sono accanto a voi lascerebbero mai che questo accada. Se è energia compassionevole, proviene da Dio. Se non lo è, proviene da voi. È molto semplice. Non visualizzate nella vostra mente una pletora di energie oscure, che aspettano solo di lanciarsi su di voi, perché questa è una suggestione di stampo umano. Avete umanizzato così tanto Dio, che non siete nemmeno sicuri di quando lo spirito vi prende per mano. Stasera cambiate questa cosa. Sappiate che, ovunque andiate, potete chiamarlo come volete, ma c'è un entourage con voi. È così difficile, per me, esprimere la frammentazione dell'anima, perché suona come un fatto negativo, ma è bellissimo. Ci sono sempre tre di voi, per tutto il tempo, ovunque andiate. In effetti c'è di più, ma tre rappresenta il gruppo principale. Uno di essi è il sé superiore, che è il vostro nucleo. Come posso spiegare il sé superiore? È il nucleo, voi. È la parte di voi che ha la vibrazione più alta. Non è sopra di voi, è piuttosto dentro di voi e questo voi a vibrazione maggiore apre un portale, che è una vera e propria connessione e una stretta di mano con lo spirito. E quello siete voi. Quindi questo è il numero 1. Poi c'è la mente cosciente, che rappresenta il voi biologico. Ora ci sono due parti. Quante ve ne servono per fare un gruppo? Vedete? Ci sono cose, nel mondo quantico, che avete appena iniziato a capire, compreso il campo di 8 metri intorno a voi. L'essere umano è sorprendente. L'altra parte importante è la parte di voi che rimane dalla mia parte del velo, e che voi negate del tutto. La vedete come una guida o un aiutante a cui siete molto attaccati. Invece, è la costante che vi connette con Dio sempre, ovunque siate. 2012. Voglio parlare di quello che sta succedendo attualmente sul pianeta e vorrei, con questo, darvi la prima canalizzazione completa del 2012, quelle che io chiamerei le caratteristiche dell'energia, che vi sta visitando adesso. Quell'energia sta cambiando. Coloro che siedono precisamente in questa sala e che siederanno qui domani, riceveranno il medesimo messaggio. Questa è una di quelle rare volte in cui ripeterò un messaggio nella stessa lingua. È necessario che venga ripetuto. Sarà trascritto e lo ascolteranno in tanti. Dopo la mia spiegazione, le vecchie anime ne sapranno di più sulle esperienze che stanno vivendo e capiranno meglio che cosa le sta provocando. Questo viene dato con amore e non c'è niente di temibile qui. Vi trovate in un luogo sicuro. L'energia che sta visitando questa terra era attesa. Gli anziani la predissero e vi abbiamo trasmesso delle canalizzazioni recenti, persino quella nel paese, che voi chiamate Perù, riguardanti il cambiamento di quello che chiamiamo il movimento del serpente piumato presentato per la prima volta nel libro 8 di Crion 2000. Si sta verificando un effettivo spostamento di polarità fra l'energia maschile e femminile del pianeta. L'emisfero settentrionale, che è sempre stato greve di maschile, sta cambiando. L'emisfero meridionale, che non era altrettanto di parte, sta cambiando. La saggezza degli anziani dell'emisfero meridionale sta iniziando a rimpiazzare la saggezza degli anziani del nord. E voi state cominciando a vedere un essere umano più tenero.
Spiritualmente, le vecchie anime sono allertate a fare questo cambiamento per prime e stanno iniziando a ricevere dei cambiamenti biologici. L'aspettavate ed è qui. Questo processo è percepito dall'intero pianeta. Gli sconvolgimenti, che state vedendo attualmente, in paesi, che non ne avevano da centinaia di anni, sono una conseguenza di questo cambiamento perché questo è ciò che avviene quando l'umanità comincia ad avere più compassione, quando si desidera più unificare che separare e cominciano a verificarsi nuovi pensieri e saggezza. Invenzione nuova. Questa nuova coscienza crea nuove invenzioni, una scienza più elevata, un pensiero più elevato e soluzioni a quelle che avete definito questioni umane fondamentali. Esplosione demografica, cibo, acqua, produzione di energia, tutte queste cose stanno per cambiare. Ci sarà un nuovo modo di pensare, un pensiero nuovo e una nuova rivelazione, nelle prossime 2 generazioni, qualcuna persino entro i prossimi 18 anni. Ma un cambiamento è in atto e voglio dirvi chi lo avvertirà per primo. Sono quelli seduti in poltrona, quelli che ascoltano la mia voce e leggono queste parole, che sono stati su questo pianeta così tante volte, che sono abituati alla vecchia energia. Vecchia anima, stai cominciando a ricordare. Stai cominciando a ricordare com'era e come può tornare ad essere. Vecchia anima, stai iniziando a ricalibrarti e questo è cambiamento cellulare nella 3D. I cambiamenti di energia di cui parliamo non saranno una sorta di magia esoterica nuage. Al contrario, li vedrete chiaramente ancorati nei governi e nella scienza. Li vedrete in tutto il pianeta, man mano che l'energia inizia ad allontanarsi da quello che chiunque si aspettava. Lentamente. L'ho già detto. Lentamente, ci saranno paesi che sono rimasti in isolamento per anni e che apriranno i loro cancelli. Fareste bene a fare qualche foto adesso, perché le cose non saranno mai più le stesse. Lentamente, si uniranno a voi altri, e i loro figli incontreranno i vostri e vi renderete conto di avere delle cose in comune e non le caratteristiche di bassa energia, che vi hanno raccontato. Ricalibrazione della biologia. La ricalibrazione della vecchia anima è il tema di questa canalizzazione e di quella di domani. Quindi le canalizzazioni saranno molto simili e non una il proseguimento dell'altra. Non vi serve una parte A e una parte B, vi dirò tutto oggi e tutto domani. Voglio che sappiate che cosa potete aspettarvi e quello su cui alcuni di voi stanno già lavorando. Ricalibrazione. La vostra biologia deve cambiare. Deve assorbire un'energia più morbida, lavorarci e farne parte. Se è questo che dovrà fare, deve verificarsi una ricalibrazione del nucleo, o centro dell'energia. Quelli che hanno studiato il reticolo, che rappresenta le energie schematizzate, che vi circondano, sanno della calibrazione. Sapete delle energie di equilibrio necessarie affinché un umano inizi a cambiare se stesso. Sapete di quella che è la rigenerazione del corpo, menzionata persino oggi, riguardo a come le cellule si dividono e a come ogni singolo tipo di cellula del vostro corpo, inclusi cervello, cuore e pelle, si rigenerano. Essi sono progettati per rigenerarsi e, se vanno persi, sono progettati per rigenerarsi e, se vengono danneggiati, sono progettati per rigenerarsi. Oh, lo dico di nuovo, umano, non trovi strano che la stella marina riesca a farsi ricrescere un braccio e tu no? No, credi sia strano? Questo cambierà. Bene, se tutto si rigenera, non trovate strano che una malattia possa mettersi a cambiare il modo in cui un umano pensa, e gli scienziati vi dicono che le cellule del cervello stanno cominciando a morire o a spostarsi o a cambiare o ad essere avvelenate, e che l'umano perda persino il ricordo dell'amore? Dov'è la rigenerazione? Dov'è la ricostruzione? Non è così che è progettato il DNA, miei cari. Le cellule sono progettate per ritornare al progetto originale e creare una cellula nuova e fresca. Ecco com'è progettato. La vostra scienza lo vedrà e i vostri corpi spirituali lo vedranno e quelli che siedono in poltrona devono ricalibrarsi per lavorarci. La ricalibrazione è automatica. Non dovete chiederla. Lo ripeto. Avverrà, perché sei una vecchia anima ed è per quello che sei qui. Non devi chiederla. Ma la ricalibrazione è quello che vi aspettavate e quello che state ricordando. Ma, forse, non è esattamente come vi aspettate? È scomoda.
Ora, qualcuno di voi saprà dove va a parare questo messaggio, quando cominceremo a dirvi le caratteristiche, che definirei tutt'altro che positive, che alcuni di voi sperimenteranno durante il processo di ricalibrazione. Ora, si tratta di alcuni di voi, non di tutti. Ogni singolo essere umano ha il proprio cammino unico, quindi sperimenterà queste cose a suo modo. Dunque, questa non è una lista generica di quello che accadrà a tutte le anime vecchie. Si tratta, invece, dei potenziali di molti sintomi di ricalibrazione, che le vecchie anime, che sono qui pronte ad andare avanti su questo pianeta, potrebbero sperimentare. La lista. Alcuni di voi avranno dei giramenti di testa. È un attributo della ricalibrazione. È tutto qui e passerà. Ma desta preoccupazione, perché quelli che l'avranno saranno anche disorientati e potrebbero persino cadere. Quindi, che fare con questa nuova conoscenza? Numero 1, sappiate che non vi sta venendo un'orribile malattia al cervello. Numero 2, fate più attenzione nel camminare. Capite? Ci sono altre cose. Avrete problemi a dormire, più problemi del solito. Non vi sveglierete una volta, ma anche due o più. Così, qualcuno di voi che ha già provato queste cose, sa che cosa sta succedendo. È la ricalibrazione. La prima domanda che l'umano pone è: quanto durerà? La risposta è: quanto serve, oh caro zuccone sorriso di Crion. Credo abbiate afferrato. La ricalibrazione si svolgerà finché occorre e, se vi opponete, impiegherà più tempo. Ancor peggio, se vi drogate per contrastarla, continuerete a farla succedere, festeggiatela e andate avanti. Dite alla vostra struttura cellulare che capite e muovetevi con essa, non contro di essa. Questo la farà accelerare e passerà ancora prima. Ogni singola biologia umana in sala è diversa e adesso parliamo di qualcosa di cui non parliamo da un po', ma che avete bisogno di sentire. Quello che funziona per voi nella salute si basa quasi del tutto sulla vostra eredità akashica. Dove avete trascorso la maggior parte delle vite? Forse in Asia? Forse in India o in Tibet? Magari era nell'emisfero meridionale? Ciascuno di quei luoghi e di quelle culture avrà avuto un'alimentazione diversa, che funzionava nel mantenervi equilibrati e sani. Eppure, siete nell'emisfero settentrionale, in questa vita. Quello che voglio sappiate è che siete notevolmente influenzati dal tipo di dieta che avevate prima nelle vostre vite passate. Magari eravate vegani. Oppure mangiavate solo cereali. Pertanto, le vostre cellule aneleranno a quella dieta per sentirsi equilibrate. Capite? Ci sono altri che provengono prettamente dal Nord America, dall'Europa, e che non hanno mai avuto quelle diete provenienti dall'Asia o dal Sud. Perciò, essi non avranno alcun problema con il cibo del loro paese. Ascoltate, non esiste una sola risposta generica alla domanda: che cosa dovrei mangiare per la salute spirituale? Non ci sono dovrei. Ci sono, invece, dei bei segnali provenienti dall'innato dentro di voi. Ascoltate le vostre cellule. Ora, perché ne parlo? Perché riceverete consigli dalla gente su cosa mangiare per correggere ciò che è sbagliato in voi, mentre vi ricalibrate. Allora vi dico subito: ignorateli. Invece, andate dentro di voi e lasciate che sia la vostra registrazione akashica a dirvi che cosa funzionerà per voi. Non sorprendetevi se qualcuno di voi risulta allergico a qualcosa che ha sempre mangiato. Vi dirò: la vostra biologia si sta ricalibrando. Questa caratteristica sarà necessaria perché possiate andare avanti, perché possiate spostarvi nel luogo in cui potrete essere bilanciati con la massima saggezza. A tanti di voi potrebbe non piacere il cibo elaborato, perché non ci eravate abituati nella vostra akasha. Capite che cosa sto dicendo? Se tirerete sull'energia sciamanica, dalle profondità della saggezza, che avete imparato e attraversato ripetutamente, nella storia passata, ci saranno cose che vengono su con essa come la vostra dieta bilanciata, ad esempio, e dovrete gestirle. Non combattetele. Aspettatevi queste cose. Sono lì perché le vediate e le sentiate. Vedetele per quello che sono: ricalibrazione. Caro spirito, direte voi, grazie per questa ricalibrazione, per essere abbastanza attento a me da sapere che è lì che voglio andare ed è quello che voglio fare.
Essere umano, il modo in cui ti ricalibri adesso, determinerà in che modo tornerai nella prossima vita. Non dovrai ripassarci di nuovo mai più. L'eredità akashica è ben più che la genealogia di quegli esseri umani da cui discendi i genitori. Tu lo sai. Una akasha ereditata rappresenta quelle cose che hai sperimentato in tutte le vite, a prescindere dai geni dei tuoi genitori. A volte, sono le cose più pesanti e predominanti che devi affrontare. Quelli seduti in poltrona, che ascoltano la mia voce, stanno cominciando ad affrontare queste cose. Dunque, ecco l'altra cosa: aspettatevi che queste cose passate si facciano avanti per essere rimosse. Rimuovere il passato. Forse non ve la siete cavata tanto bene con le lezioni di vita, nelle ultime vite, e in questa vi è parso che avreste fatto meglio? Lo farete, perché la Terra ha bisogno di voi. E non le servite sovraccarichi di paura. Anzi, essa ha bisogno che diciate a voi stessi: accetto questa ricalibrazione. Qualunque cosa ci sia nel mio corpo in questo momento, se ne può andare. Se è inappropriata, se ne può andare. Io sono come un frammento di divinità su questo pianeta saggio, appropriato, e questo è il mio posto. Questo è il mio momento. Struttura cellulare, ascolta se c'è qualcosa di inappropriato, che se ne vada. Che sia lavata via con i rifiuti. Lasciala uscire, perché non è vista come appropriata, non è commisurata all'energia dell'amore di Dio. Lascio entrare nella mia coscienza solo le cose compassionevoli. Questo, per alcuni di voi, potrebbe essere difficile da pronunciare. La buona notizia. Adesso prendiamo in esame le cose che potete aspettarvi a livello fisico, che non saranno altrettanto dure. Numero 1. Sarete in grado di gestire le abitudini peggiori che abbiate mai avuto nella vostra vita e a liberarvene molto in fretta. È una nuova energia di cooperazione con l'energia dell'operatore di luce. Avete capito? Oh, facciamo una pausa, per favore, e prendetevi un momento per fare un respiro profondo, perché ho a che fare con chi sta ascoltando la mia voce, e chi sta leggendo tutto questo, che ha affrontato migliaia di anni di persecuzioni, sofferenza e tortura. Ci sono quelli che sono stati bruciati sul rogo. Questo, perché l'energia che portaste sulla Terra non era per niente compatibile con quello che la Terra stava vivendo. Agli uomini e alle donne santi si chiedeva, un momento, di guarire qualcuno e, subito dopo, di andare al limitare del villaggio e buttarsi giù da una rupe. La paura è fatta così. Ed eccovi qui. Io vi conosco. Siete tornati. Tuttavia, adesso il pianeta sta cominciando a muoversi, così che tutte le cose che avete portato a questo pianeta, con la vostra esperienza akashica, inizieranno a collaborare con la nuova energia. Oh, fate un respiro profondo, perché inizia la manifestazione avanzata, non immediatamente, non oggi, non in quest'ora, ma molto lentamente. Questo orologio quantico inizia a muoversi nella vostra direzione. La Terra sta ricevendo un'energia più delicata e appassionata. È quella con cui siete nati. È lo strumento che avete. In passato, questo era visto come strano e insolito e rappresentava una debolezza. Siete stati ostracizzati. Qualcuno di voi è stato allontanato dalla propria famiglia. Io conosco chi è qui. Vi sto dicendo che, in questa nuova energia, persino loro potrebbero guardarvi in modo diverso e vedere che avete iniziato ad essere più teneri, senza nemmeno sapere che sono loro ad essere cambiati. Funzioneranno cose che prima non funzionavano. Avete un'abitudine di cui vorreste liberarvi? È il vostro modo di pensare o il vostro modo di mangiare? È quello che immettete nel vostro corpo? È quello che fumate? Vi sta uccidendo e voi lo sapete? Tu sai a chi sto parlando, caro. Ti piacerebbe cambiarlo? Dunque, io ti sto dicendo che quel che fai in questa energia reagirà molto diversamente nel tuo corpo, anche se ci hai già provato prima. Ascoltate, a nessuno di voi è permesso dire, anima vecchia e saggia, non ti è permesso dire ci ho provato, ma non ha funzionato. Se lo fai, sarai come un bambino, che parla senza sapere come vanno le cose. Invece, tu dirai questa volta la so più lunga. Lo manifesterò, perché il corpo ascolta. È il mio momento. Energia cooperativa e come usarla.
Allora, ecco che cosa porta la nuova energia cooperazione. Le cose diventeranno migliori e fluiranno meglio. Si muoveranno in avanti, anziché all'indietro. Quando emetterete la parola di quello che desiderate avere nella vostra vita, e il processo inizierà, molti di voi cominceranno a vedere un immediato ritorno positivo. La sincronicità è la chiave. Mettetevi nei posti in cui queste cose possono verificarsi. Non cercate di manifestare qualcosa, per poi entrare nello sgabuzzino ad aspettarla. Mettetevi, invece, in luoghi in cui vi aspettate che si possa manifestare. Capite? È là che sarà la risposta, perché ci sono altri in giro con la vostra soluzione. Vi stanno cercando, come voi cercate loro. Non isolatevi. In una modalità di ricalibrazione c'è la tendenza a isolarsi, perché non vi sentite del tutto a posto. Il comune raffreddore. Vi prenderete più raffreddori. Perché mai? Ma poi li curerete più in fretta e come mai? Il raffreddore umano è sempre stata una ricalibrazione del processo biologico. Prendersi il raffreddore è necessario ed è il motivo per cui non potete curarlo. Dovete passarci. Il comune raffreddore è un'opportunità ciclica, per il sistema immunitario, di correggersi. Forse non lo sapevate? Ecco perché non riceverete le sostanze chimiche per curare il raffreddore comune. È uno strumento di ricalibrazione, che avete dentro. Esso costruisce il sistema in un certo modo, che vi è d'aiuto e deve continuare a succedere. Non rimanete sconcertati quando ve lo prendete, ma dite beh, non pensavo accadesse, perché ne ho appena avuto un altro. È la ricalibrazione. Questo è il genere di cose che volevamo presentarvi, in modo da sapere che cosa sta succedendo e non averne paura. Ci sono molte cose positive, che rappresentano un'energia veramente positiva, che si sta verificando sul pianeta, e che costituisce una svolta di opportunità per l'umanità. È un'energia che supporta l'operatore di luce. Non si nuota più controcorrente, cari. Ora, tutti voi siete diversi e io vi conosco. Impegno è la chiave. Non potete fare nessuna di queste cose in modo casuale, ma lo sapevate, vero? Quando vi impegnate alla manifestazione di ciò che vi occorre nella vita, l'universo ascolta. Quando ricevete messaggi dalla mia parte del velo, io vi dirò qualcosa che potreste già sapere. Noi non abbiamo un orologio, quindi io vi parlo nell'adesso. Io vedo l'energia in sala e vedo chi c'è qui. Vedo la vecchia anima. Vi parlo nell'adesso. Dunque, dipende da voi ciò che fa l'orologio e quanto tempo ci vuole nella vostra realtà. Nella mia realtà, è già fatto, già compiuto, perché i potenziali più forti diventano la realtà manifesta. Riuscite a vederla in questo modo? Riuscite ad andarvene da qui considerandolo già fatto nella vostra mente? C'è un'energia in questa stanza, che si infonde, proprio adesso, nei luoghi in cui è necessario che vada. Che cosa aspettarsi spiritualmente? Spiritualmente, che cosa potete aspettarvi? Questa ricalibrazione riguarda l'essere in grado di rimanere su questo pianeta in salute e in felicità, senza dramma o paura. È questo che la vecchia anima ricorda essere il potenziale di questo tempo. Il mio partner, nella sua comunicazione precedente conferenza, ha menzionato il fatto che uno dei misteri più grandi, per lui, è perché le anime vecchie abbiano dei problemi di autostima così profondi. Nella sua ignoranza, egli se ne sta lì e afferma di non avere idea del perché succeda questo alle vecchie anime. Ve lo dirò io il perché è perché per 400 anni siete stati pestati. Ogni volta che fate 2 passi avanti, vi picchiano e tornate indietro di 1 a volte di 5. E allora arrivate in questa vita aspettandovi cosa? Ben poco. Alcuni di voi, anche solo per avviare un progetto, sentono quella vocina interiore, che dice oh, lo sapevo che sarebbe successo. Non vi aspettate granché, vero? È perché, in un'energia più vecchia, tutto quello che facevate incontrò resistenza. Tutto. Ogni volta che volevate dare un suggerimento positivo, in merito a qualcosa che avrebbe potuto aiutare, vi fu detto di sparire. Ogni volta che vedevate la saggezza spirituale in un problema complicato, nessun altro la vedeva. Non erano interessati. Foste isolati ripetutamente.
Quando le situazioni si scaldavano, voi cercavate una soluzione. La maggior parte degli altri metteva mano alla spada. Adesso vi diciamo che questo sta cambiando. Quindi, spiritualmente, dovrete amarvi di più e adesso avete la vostra occasione per farlo, perché c'è un universo dentro di voi, chiamato struttura cellulare, con trilioni di frammenti di DNA. Questi frammenti stanno cominciando a reagire e si preparano a ricevere l'insieme delle vostre istruzioni. La mano della vostra struttura cellulare è tesa, diciamo, e le cellule dicono ok, sei tu il capo. Che facciamo? La chiave dell'autostima. L'autostima è un programma. È un programma. Sono informazioni sviluppate dall'esperienza ed è qualcosa che si impara. Non potete deprogrammarla. Tutto ciò che dovete fare è dire a voi stessi, che cosa volete. Cara struttura cellulare, potreste dire io merito di essere qui. Questo è il mio momento. Ho cose che gli altri vogliono. Questo è il mio momento. Sono importante nello schema della Terra. Mi sono guadagnato i miei gradi. Questo è il mio momento. Cara struttura cellulare, liberati dalle questioni emozionali inappropriate, che mi impediscono di raggiungere la mia bellezza e il mio potere. Il potere di cui parlo è la capacità di creare compassione e luce ovunque io vada. La vostra struttura cellulare sorriderà, vi darà la mano, che era in attesa, e dirà noi siamo i tuoi partner in questa co-creazione. Al lavoro. A disagio? Ricalibrazione. Avrà caratteristiche difficili e bellissime. Come vi sembrerà, diventare improvvisamente più illuminati ed avere più informazioni? Vi sentirete molto più parte di Dio col raffreddore sorriso di Crion. A volte incespicando, e vi verrà da ridere. La biologia va così. Ci vuole un po' per il cambiamento, mesi, forse di più. Allora, mentre affrontate le questioni della ricalibrazione e del disagio, sappiate perché essi sono qui. E poi, allo stesso tempo, festeggiate ciò che è in voi, che è una maggiore compassione, e ciò che inizia a funzionare nella vostra vita. Le cose funzioneranno meglio. Libero arbitrio e quadro generale. Ora, tutto ciò, presumendo che riceviate questo messaggio, vi relazioniate con esso e lo manifestiate. Cioè la scelta del vostro libero arbitrio è quello che succederà. Se ignorerete il messaggio, succederà ben poco. Siete ancora una vecchia anima e avete ancora il libero arbitrio. Infine, vi rivolgo una delle domande più comuni riguardo a questa ricalibrazione Crion. Tu dici che l'energia della Terra sta cambiando. Questo significa che l'umanità lo avvertirà. Giusto? Sì. Tutta l'umanità lo sentirà. Lo vedrete dal modo in cui i governi saranno eliminati e riformati. Lo vedrete nei diversi modi di pensare. Lo vedrete nei modi che il mio partner vi ha detto essere possibili, che io ho canalizzato in passato, pensando in modo diverso. I regimi della vecchia energia non si rinnoveranno, ma decideranno di cambiare. Le società, che sono durate 1000 anni in un certo modo, decideranno improvvisamente di cambiare. La cooperazione e l'unità, nelle prossime 2 generazioni, inizieranno a diventare la norma. Verrà un giorno in cui guarderete indietro a oggi e direte eravamo dei barbari. Questo è un cambiamento. Tempistica e futuro. Io sono dalla mia parte del velo, nell'adesso. Non ho qui un orologio da darvi. Vi sto solo dicendo che questo è ciò che vedo. Vedo un pianeta guarito, alla fine, con la nuova scienza. Vedo un pianeta in cui non c'è alcuna malattia permanente e in cui l'acqua pulita non è mai un problema. Mai. Vedo un tempo in cui tutti gli umani hanno l'elettricità ed è facile averla ed è gratuita, e ci potete riscaldare bene le vostre case con facilità. Queste sono tutte cose che sono nei potenziali più forti, nel minestrone quantico della manifestazione. Ma io non vi posso dare un orologio. Quello che posso dirvi è che la Terra si ricalibra e ci saranno dei problemi. Certuni saranno politici e altri peggioreranno le caratteristiche di ricalibrazione e la Terra lo sentirà. Diventeranno tutti illuminati? No, voi rappresentate meno dello 0,5% della popolazione umana, vecchia anima, e tu accenderai quel fiammifero nel buio. Te l'abbiamo già detto, diventerai il portatore di fiammifero nel buio,
quando poche luci permettono a tutti di vederci meglio. Questo è il tuo compito, solo che il lavoro si è semplificato. Io parlo nell'adesso. Non posso darvi un orologio. Per favore, comprendete la saggezza di questo, mentre lasciate la sala. Considerate i potenziali, non le notizie del giorno, e se le cose non succederanno domani, essere umano, non arrabbiarti, nella tua coscienza, che muta con rapidità. Dio ha pazienza, tu hai pazienza. Non vale la pena ora, avendo vissuto tutte queste vite, di venire e di dare una possibilità a tutto questo? Ci sono alcuni, qui in sala, che si domandano quanto a lungo vivranno, per via di quello che sta succedendo adesso. Sapete a chi sto parlando? Quindi, vi dirò che il potenziale, che vedo è una vita lunga. Ci sono comunque quelli che potrebbero dirmi sì, però, sì però, sì però, non ha importanza quello che vi dico io, alcuni avranno una scusa sul perché non può funzionare. Quella è la vecchia energia, che vi parla. Ricalibratevi. Cominciate a vedere che cosa è possibile e rendetelo ciò che è. Il fattore quantico. Infine, questo più la scienza osserverà la struttura atomica, nell'infinitamente piccolo, e osserverà l'universo, nell'infinitamente grande, si inizierà a vedere una somiglianza. La vostra scienza sta cominciando a notare che non c'è affatto casualità in quello che, nella 3D, sembra casuale. Anzi, loro stanno guardando un disegno intelligente. Ciò significa che nelle caratteristiche, che voi definite creazione, il modo in cui le cose si unirono insieme propendeva per la vita, propendeva per la compassione. Quello che vedete è l'opera di Dio. Non si può più negare che ci sia un creatore. Quando vi rivolgete all'interno e affrontate voi stessi, voglio che vediate la stessa cosa dentro di voi. È ora che capiate di non essere un caso. La vostra vita non è casuale. Le cose non vi succedono casualmente. Vi succedono in un modo che create voi. C'è un sistema qui, e può essere diretto e programmato e riprogrammato. Questa è manifestazione. Questa è la lezione di tutta l'umanità, alla fine creare una terra guarita, una che sia in pace, andare in luoghi in cui non avevate mai sognato di andare con la fantasia e in salute. Questo è l'inizio. Io non ho un orologio. Ma ho i potenziali più forti a cui guardare ed è questo che vi porto oggi, mentre il mio partner siede di fronte a voi. I potenziali, che vediamo sono più grandiosi di quanto lo fossero l'anno scorso. Se gli operatori di luce si ricalibreranno facilmente, potranno accelerare il processo. Non combattetelo. Quindi, mentre lasciate questo luogo e la vita ritorna alla normalità, e la routine è la routine, potreste ripensare a questi pochi minuti trascorsi insieme e dire vorrei poter fare quelle cose. Voi tendete a ricadere così facilmente nella vecchia energia, senza rendervi conto di chi siete. Ecco perché c'è bisogno della ricalibrazione, così non penserete quelle cose. Ciò che avviene in uno stato multidimensionale ha a che fare con la coscienza fuori dallo spazio e dal tempo. Il solo camminare su questo pianeta, tenendo la luce, crea un'energia che voi non sapevate di avere. Ecco perché vogliamo che rimaniate in salute, senza drammi o paura. Coloro che sentono di non stare facendo nulla per il pianeta sono in un mondo in bianco e nero, mentre espandono colore tutto intorno. Quindi, fissate un obiettivo, perché agli umani piace proprio. Ma lasciate che vi dica questo: ci sono molti di voi che stanno già ottenendo il cambiamento con il solo fatto di essere vivi e di avere compassione per altri intorno loro. Alcuni di voi, in sala, sono insegnanti, alcuni sono canalizzatori e altri sono guaritori. Qualcuno non è interessato e io conosco anche loro, perché questo messaggio non è per tutti. Vi trovate sul precipizio di un potenziale per cui io sono venuto qui. Ecco perché Crion è qui per aiutarvi ad attraversare questo ponte. Congratulazioni per essere arrivati fin qui. L'energia vecchia reagirà, miei cari. Aspettatevelo, ma questa volta aspettatevi di vincere. E vincerete. Per ora, nel 2012, gli operatori di luce cominciano ad avere la meglio. Vale a dire che la luce viene vista e si stanno iniziando a raccogliere i semi, che furono piantati tanto tempo fa. E così è. Crion.